Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Daxas, compressa rivestita AstraZeneca AB, ultimo aggiornamento, 20 dicembre 2021. Cos'ha Daxas, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Daxas, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Daxas, compressa rivestita? Daxas, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo roflumilast, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca AB. Daxas, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Daxas 500 mcg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: AstraZeneca AB. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: roflumilast. Gruppo terapeutico: inibitori enzimatici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni. Daxas è indicato come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronica ostruttiva grave, BCOV1 post broncodilatatore meno del 50% del teorico, associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di frequenti esacerbazioni, quale aggiunta al trattamento con il broncodilatatore. Posologia. Dose iniziale. La dose iniziale raccomandata di una compressa da 250 microgrammi di roflumilast, da assumere una volta al giorno, per 28 giorni. La dose iniziale ha lo scopo di ridurre le reazioni avverse e l'interruzione della terapia da parte del paziente all'inizio della terapia, ma ha una dose subterapeutica. Pertanto, la dose da 250 microgrammi deve essere usata solo come dose iniziale, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Dose di mantenimento. Dopo 28 giorni di trattamento con la dose iniziale da 250 microgrammi, ai pazienti deve essere somministrata una compressa di 500 microgrammi di roflumilast, da assumere una volta al giorno. Può essere necessario assumere roflumilast 500 microgrammi per diverse settimane per raggiungere il suo massimo effetto, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. Roflumilast 500 microgrammi è stato studiato in studi clinici fino ad un anno ed ha indicato come terapia di mantenimento. Popolazioni speciali. Anziani. Non ha necessario un adattamento della dose. Compromissione renale. Non ha necessario un adattamento della dose. Compromissione epatica. Nei pazienti con moderata compromissione epatica classificata come classe ACILD-PUG, i dati clinici con roflumilast sono insufficienti per raccomandare un adattamento della dose, vedere paragrafo 5.2 e, conseguentemente, Daxas deve essere utilizzato con cautela in tali pazienti. Pazienti con compromissione epatica moderata o grave, classificata come classe B o CILD-PUG non devono assumere Daxas, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Daxas nella popolazione pediatrica, sotto i 18 anni, per l'indicazione BCO. Modo di somministrazione. Per uso orale. La compressa deve essere deglutita con acqua e presa ogni giorno alla stessa ora. La compressa può essere assunta con o senza cibo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Compromissione epatica moderata o grave, classe B o CILD-PUG. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutti i pazienti devono essere informati riguardo i rischi di Daxas e le precauzioni per l'uso sicuro prima di iniziare il trattamento. Medicinali di soccorso. Daxas non ha indicato come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Nel metabolismo di roflumilast, uno dei principali passaggi è la N-ossidazione di roflumilast N-ossido da parte di CYP3A4 e CYP1A2. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Daxas, compressa rivestita. insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complexa Euro, Eurosgardinale Euro, Eurosluminale, compressa Euro, Eurosmisolina Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurostegritula Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Daxas, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Daxas, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Alle donne in età fertile si deve raccomandare l'uso di un metodo efficace di contraccezione durante il trattamento. Roflumilast non ha raccomandato in donne in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Daxas non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comunemente riportate sono diarrea, 5,9%, calo ponderale, 3,4%, nausea, 2,9%, dolore addominale, 1,9% e cefalea, 1,7%. Queste reazioni avverse si sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Negli studi di fase I, i seguenti sintomi sono stati osservati in proporzione crescente dopo singole dosi orali di 2500 microgrammi ed una singola dose orale di 5000 microgrammi, 10 volte la dose raccomandata. Cefalea, disordini gastrointestinali, capogiro, palpitazioni, leggera confusione mentale, vischiosità ed ipotensione arteriosa. Gestione. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di adottare l'appropriato trattamento medico di supporto. Dato che Roflumilast è altamente legato alle proteine, l'emodialisi non ha da considerarsi un metodo efficace per la sua rimozione. Non è noto se Roflumilast sia dializzabile tramite dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, altri farmaci sistemici per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, codice ATC. R03DX07. Meccanismo d'azione. Roflumilast è un inibitore della proprietà farmacocinetiche. Roflumilast è estensivamente metabolizzato nell'uomo, con la formazione di un metabolita principale farmacodinamicamente attivo, Roflumilast N-ossido. Poiché copyright sia Roflumilast che Roflumilast N-ossido contribuiscono entrambi alle attività inibitorie sulla PDE4 in dati preclinici di sicurezza. Non ci sono evidenze di immunotossicità, sensibilizzazione cutanea o potenziale fototossico. Una lieve riduzione della fertilità maschile è stata osservata nei ratti, congiuntamente alla tossicità epididimale. Nonostante maggiori esposizioni al elenco degli eccipienti nucleo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone magnesio stearato, rivestimento, ipromellosa, macrogol, 4000, titanio diossido, e 171, ossido di ferro giallo, e 172, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.